Benvenuti, se è la prima volta che guardate i miei video e bentornati sul mio canale ai miei iscritti. Se ancora non sei iscritto, ti invito a farlo, è gratis e mi aiuti tantissimo a crescere e portare sempre nuovi contenuti. Oltre l'80% dei miei spettatori non è iscritto. È gratis, premi il pulsante iscriviti. In questo video introduco sul canale questo nuovo format riservato alle vittime di mafia, che sono da ricordare e soprattutto da non dimenticare. Se siete pronti, iniziamo. In questo video vi parlo di Nino Agostino, poliziotto di Palermo. Antonino Agostino, detto Nino, nato a Palermo il 29 marzo del 1961, è stato un poliziotto e agente segreto, membro del SISDE, specializzato nella cattura dei latitanti. Il 5 agosto 1989 Antonino Agostino era a Villa Grazia di Carini con la moglie Ida. L'aveva sposata appena un mese prima ed era incinta di 2 mesi. La sorella Flora festeggiava i 18 anni e così Antonino andò insieme alla moglie al villino dei genitori sul lungomare Colombo. Era l'occasione per Ida di comunicare alla sua amica Flora di aspettare un bambino. Erano legatissime. Grazie a lei, nel 1986, aveva conosciuto Antonino. Verso le 19:40, prima di andarsene, i due giovani coniugi andarono dal vicino per fargli vedere l'album di nozze. Improvvisamente arrivò una motocicletta con 2 persone e iniziarono a sparare. Antonino fece in tempo ad aprire il cancello e fare scudo alla moglie. Colpito da vari proiettili, morì all'istante. Ida urlò, ma uno dei 2 killer le sparò al cuore. I genitori di Agostino, uditi gli spari, andarono a soccorrere il figlio e la nuora. Antonino era morto. Ida si trascinava verso il corpo del marito. La madre di Agostino, insieme ad un vicino, la portarono in auto all'ospedale, ma Ida morì pochi minuti dopo il ricovero. Quel giorno Agostino non portava armi addosso. Fu seguita inutilmente per mesi un'improbabile vista passionale. La notte della morte di Agostino e della moglie, alcuni uomini ignoti riuscirono ad entrare nell'abitazione dei coniugi defunti e fecero sparire degli appunti che riguardavano delle importanti indagini che stava conducendo Antonino. Ai funerali di Antonino Agostino e Ida, la mattina del 7 agosto 1989, erano presenti i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Lo stesso Falcone disse ad un amico che Antonino Agostino stava indagando sul fallito attentato della Daura. Infatti, il 21 giugno 1989, alcuni agenti di scorta trovarono su una spiaggia della Daura un borsone contenente 58 candelotti di tritolo. In quella stessa spiaggia si trovava la villa di Giovanni Falcone. Era l'obiettivo del fallito attentato. Agostino doveva aver scoperto qualcosa di importante su quel borsone bomba della Daura e per questo è stato eliminato. Attualmente i mandanti e gli esecutori dell'omicidio di Agostino e della Castelluccio sono ignoti. L'unico ad essere stato condannato all'ergastolo per l'omicidio è Nino Madonia, il boss di Resuttana. Secondo il pentito di mafia Giovan Battista Ferrante, Totò Riina ordinò un'indagine interna a Cosa Nostra per trovare i responsabili dell'omicidio del poliziotto, visto che non ne era stato informato. Ma anche lui non riuscì a sapere nulla. Per quel fatto, come riferì l'altro collaboratore Brusca, voleva far uccidere lui e Salvino Madonia, fratello di Nino Madonia, perché credeva che loro erano al corrente di quell'omicidio. Il collaboratore di giustizia Oreste Pagano ha dichiarato che è stato ucciso perché voleva rivelare i legami mafiosi con la questura di Palermo e che anche sua moglie sapeva cose. Per questo hanno ucciso anche lei. Nel 2009 il collaboratore di giustizia Vitolo Forte dichiarò che Agostino, insieme con il collega Emanuele Piazza, anche egli agente del SISDE, si trovava nei pressi della Daura la mattina del 20 giugno 1989, il giorno prima del fallito attentato a Falcone, e riuscirono ad impedire che l'attentato si compisse, fingendosi sommozzatori e rendendo inoffensivo l'ordigno nelle ore notturne antecedenti al ritrovamento. Tuttavia, nel 2011 un pool di periti ha stabilito che il DNA estratto dalla muta subacquea e dal borsone ritrovati sul luogo del fallito attentato non era compatibili con quelli di Agostino e Piazza, smontando così le dichiarazioni di Loforte.
Nell'agosto 2011 risultano, inoltre, indagati per l'omicidio dei due coniugi, un ex prefetto di Messina e Reggio Calabria e un ex funzionario di polizia. Per uno strano gioco del destino, la morte, per mano mafiosa, ha raggiunto la coppia in una fase di estrema felicità della loro vita. Si erano sposati da poco più di un mese e avevano da poco scoperto che sarebbero diventati genitori e ancora avevano appena comunicato ai parenti di aspettare un figlio. Invece, il loro entusiasmo, la loro dolcezza, tutta la loro vita davanti a loro, si spegne tutto lì, quel maledetto 5 agosto 1989. La giovane coppia viene ricordata nel corso di una cerimonia che si tiene sul lungomare Cristoforo Colombo di Villa Grazia Carini. Grazie di avermi seguito fino a qui, spero che il video ti sia piaciuto, lascia un bel like e iscriviti al canale, è del tutto gratis e mi aiuti tantissimo a crescere. A presto.